No, stavo leggendo, è vero questa cosa, che stavano facendo uno studio, non mi ricordo per quale motivo, perché ormai la gente non usa più le suonerie. La suoneria secondo me è diventata cafona oggigiorno. Ma poi troppi social ormai. Sì. Cioè, se dovesse squillare ogni volta che arriva un WhatsApp, un Telegram, un Instagram, un No, Facebook. guarda, sul discorso delle notifiche caschi male con me. Io le uniche notifiche attive che ho sono chiamate, messaggi e WhatsApp. Stop. E ho tolto tutto Social, anche io, email, sì. ho tolto No, anche tutto. io. Se no, Impossibile. immagina, vidi lo studio di un sociologo, ovviamente l'ho visto sui social, che sembra una contraddizione in termini, però Giustamente. c'è lui che racconta che con ogni vibrazione, anche solo vibrazione del telefono, la soglia di attenzione si interrompe continuamente. Sì, certo. Rispetto alla conversazione che stai avendo, se stai seguendo un seminario, un concorso, Certo. una lezione all'università, la E conversazione poi, con qualcuno. parlando di orologi, no? Proprio, Sì. cioè, forse è il discorso principale che si può fare in ambito smartwatch. Cioè, lo smartwatch che è una duplicazione di questo fastidio Sì, al polso. al polso. Cioè, non solo il cellulare, adesso anche il polso in continuazione. E ne vedo tantissimi con lo smartwatch. Senti Ale, io mi ricordo forse le ultime, sì, la quart'ultima Baselworld, quando ci fu l'arrivo di questi smartwatch e tutta la filiera era terrorizzata che avrebbero, non dico soppiantato l'orologeria meccanica perché è impossibile, dopo la botta del quarzo ormai negli anni 70 non si sarebbe più verificato un fenomeno del genere, ma erano tutti un po' scossi, un po'... Tanti si sono anche lanciati nel settore, no? Tanti marchi di lusso, Tagoya forse ancora oggi. Tagoya ancora oggi col Connected va benissimo. Sì, ma poi sono alla fine prodotti interessanti per chi cerca quel prodotto. Sono stati tra i primi, anzi, Tag, e oggi c'è dall'Apple Watch, ma ce ne sono tanti. Credo che addirittura anche una marca di moda che fa orologi di lusso ha fatto uno smartwatch. Se non ricordo male, Louis Vuitton. Vuitton, bravissimo. Montblanc, anche, esatto. Ma la cosa assurda è quando vedi, non so, stai a prendere il caffè al bar con qualcuno, no? Si guardano il polso perché arriva la chiamata. Sì, no, siamo arrivati una cafonata. all'evoluzione del Sì. Tanto c'è il beep di Davide qui. Si può dire ancora. No, io non so cosa si possa dire o meno su YouTube in realtà. Ah sì? No, davvero non lo so. Io vedo tanti video dove dicono una marea di parolacce senza alcun problema. Non lo so, a parte che mi sembra un po'... La cosa che mi sciocca di Censura, YouTube... dai, su queste cose. No, la cosa che mi sciocca di YouTube è che pur non sapendolo direttamente entri nelle case di tantissime persone. Certo. E questa cosa è particolarmente vera perché, per esempio, nella chat Telegram molto spesso mi mandano delle foto mentre guardano i miei video, chi sul maxi schermo, chi in salotto, e lì mi rendo conto davvero, no, che faccio compagnia a qualcuno. E allora, anche quando si tratta di poca roba, non certamente rincoglionimento, ma se si dovesse trattare di parolacce, magari... a pensare che c'è qualche bambino in quegli di ambienti sicuro c'è che qualche ascolta. bambino, qualcuno mi ha scritto che guarda i video con suo figlio. Ecco, mi sembra il minimo mantenere un certo tono e una certa... un'etichetta più educativa. Sì, perché è tua responsabilità. Poi con l'aumento degli iscritti aumentano le responsabilità e le visualizzazioni. Vero. Un po' le sento. E l'etichetta la queste devi cose. mantenere. Sì. Alla salute. Non si brinda, ma buon caffè. Col caffè. Questo è il caffè migliore di Lecce. Esatto. Caffè al vino. Caffè al vino perché non è sponsorizzato. No. No, perché nel podcast, quando registriamo invece a Bari, la descrizione del podcast è 4 chiacchiere con il miglior caffè di Bari, che poi non sappiamo neanche, cioè non abbiamo mai detto neppure da dove arriva, perché... No, però la prossima volta lo menzioniamo. Lo possiamo menzionare. No, è che a sto giro c'è proprio la tazzina firmata. Sì, tra l'altro abbiamo appena preso a pranzo un rustico fantastico. Fenomenali quelli del caffè al vino. Fenomenali. Senti, l'ultima volta ci siamo lasciati con 2 domande. Sì. Avevo 2 dubbi. Ricordami. Una cosa di cui volevi parlarmi tu. Di Piaget e di un negozio romano. Ah! Te lo ricordi? Wow, sì.
Ok, e più in generale, sì, certo, parlavamo della storia della nostra azienda Sì. ed eravamo arrivati al punto in cui ti raccontavo di come fino a prima di mio padre fossimo esclusivamente gioiellieri. Esatto. Da papà in avanti è stata introdotta proprio da lui l'orologeria nel nostro family business. E poi arriverò alla seconda domanda che mi ero tenuto in serbo dall'ultima volta. Va bene. Ricordo che lui mi raccontava sempre di come cercava di vincere la reticenza di mio nonno Lorenzo Mossa Agli orologi. ad aprirsi all'orologeria. Diceva: ma non c'è guadagno, ma lascia stare, sono più i problemi, pensa alle cose concrete, i diamanti, Assistenza, i no? Immagino che ci sia tutto un mondo dietro. Certo. Magari vendere un anello forse è una cosa completamente diversa, molto più semplice. Diciamo, in certi versi è più semplice. Non All'epoca, sempre. immagino, poi non c'era il controllo qualità maniacale che le aziende hanno oggi, no? Quindi magari ti trovavi a scontrarti con difetti di produzione, problemi di malfunzionamento, eccetera. Certo. Parliamo di che anni parliamo? Beh, gli anni 60. Gli anni 60. Praticamente erano appena arrivati gli sportivi, gli orologi sportivi cosiddetti. Si stava cambiando epoca, si passava dal classico elegante allo sportivo. Prima ancora che lo sportivo diventasse sportivo di lusso, quindi era proprio... Sì, no, proprio erano strumenti, no? Cioè, esatto. Chi aveva delle attività professionali da svolgere e voleva un orologio, non c'erano certamente smartwatch, computer, strumentazione, lo strumento era ne l'orologio poteva meccanico. mettersi un orologio in oro, non c'era il quarzo, non col poteva cinturino in pelle, erano strumenti, perché prima, fa conto, vendevamo una roba come 5-6 Baume Mercier in oro al giorno. Dico vendevamo, ma in realtà vendevano loro, con un sommo stupore di mio nonno. Che poi sui professionali, sugli sportivi in generale, la reticenza di tuo nonno effettivamente la capisco, perché non essendo ancora degli orologi di lusso, come quelli eleganti in oro, e lì praticamente si trattava di vendere roba, cioè strumenti, no? All'epoca esulava dalla gioielleria. Assolutamente, ma immagina anche sconosciuti i più. Certo. Anche se vantavano già un secolo, magari alcune anche qualcosa in più di storia. Alcune, ma tante altre no. Tante altre no. Penso a Dox, a Vulcan. Ma tu pensa a Piaget. Il rapporto di mio padre con Piaget è stato molto profondo, perché lui era tra l'altro molto amico di Valentin Piaget ed è stata una delle prime aziende che lui ha portato nel nostro family business, aziende di orologeria, insieme a Baume Mercier, Cartier, Hebel, Zenith. Queste sono state le prime con cui si è fatto veramente tanto lavoro e si è preparato il cammino per quello che poi è venuto tanti anni dopo e che ci ha portato... Non vedo l'ora di arrivare a tanti anni dopo, perché voglio sapere da te che cosa... Vabbè, vai. Ci arriviamo. Sì, tra l'altro ti ho distratto, mi parlavi. No, scherzi. Tanto chi se lo dimentichi, sono storie così appassionanti, così ferme nella mia memoria che... Beh, la storia della tua famiglia. Le riprendo in un secondo, tra l'altro, esatto. Così profondo era il rapporto con Valentin Piaget che addirittura crearono una società insieme e aprirono un negozio a Roma. Tuo papà? Mio papà con Valentin Piaget, sì. L'ingegner Mario Mossa. Dottor Mario Mossa. Dottor Mario Mossa. Non ingegnere. Non era ingegnere? Dottore in economia e commercio. Ah, ok. Sì. Non so perché fossi convinto fosse ingegnere. No. Ok. No. Tra l'altro lì dove c'era all'epoca la dolce vita romana, vicino all'ambasciata americana, credo che sia Via Veneto, no? Via Vittorio Veneto. Via Vittorio Veneto. L'ambasciata presa come punto di riferimento della... Sì. Dolce Vita Roma, poi gli anni 60. Tutti i caffè più famosi della Dolce Vita. Quindi aprì un negozio in società con Piaget. Sì, negozio che è durato probabilmente un paio di decenni, se non ricordo male. Oggi quel negozio, la proprietà di quel negozio è di De Pascalis, che tra l'altro
importante azienda di gioielleria e orologeria italiana. C'è ancora Sì, una sì. gioielleria? Sì, De Pascalis. Tra l'altro il figlio David è un caro amico e viene spesso in Beh, Salento. siete legati da questa cosa, storia, sì, incredibile, sì. bellissimo. E viene spesso in Salento anche perché lui ha una tenuta qui, ama tantissimo questa terra, e poi loro hanno anche un negozio a Como, se non ricordo male, sì. Salento perché lui ha questo origini- è il Toccafè leccese, Esatto, giusto, dovevamo spiegarlo. da Mario Mossa a Lecce, in È piazza Santa cambiato Rosa. il salottino Breitling. Ma siamo sempre qua. Ma siamo sempre da Mario Mossa, però questa sì, è il Toccafè edizione Lecce. Edizione rustico. Edizione rustico e caffè al vino, in piazza Sant'Oronzo, sì. E quindi sì, c'è stata questa fase dell'azienda, vita, del family sì. business, in cui è iniziato a diversificarsi il business, appunto. Con gli orologi. Con gli orologi. E dopo questa cosa tuo nonno si convinse... Mio nonno prima ebbe uno shock vero, quando mio padre volle portarselo allora fiera di Basilea neonata, tra l'altro. Non c'erano le autostrade, quindi si dovettero fare tutti gli Appennini fino su Mamma mia. un'eternità di tempo con le macchine dell'epoca, e arrivati a Basilea, la fiera dell'orologeria di Basilea in realtà era una fiera dove dentro c'erano anche macchine agricole e padelle, pentole, c'era di tutto. Questa cosa non la sapevo, te lo assurda. giuro su quanto odi più caro, c'era di tutto in quella fiera. Assurda. E c'erano ovviamente anche le prime aziende di orologeria che si erano riunite per presentare al mondo questi Beh prodotti. sì, anni 50, inizi anni 50 c'erano già Blancpain, Rolex, Sì, beh, loro sì, Breguet anche ovviamente. Breguet, certo. E quindi sì, Quindi è arrivato lui rimase in questa scioccato, fiera. e quando andarono a fare gli appuntamenti dalle varie, non so, Piaget, Bois Mercier, Ebel, e li presentavano quello che all'epoca era il gusto, no? Quindi la maggior parte era oro, Certo, poco acciaio, gli eleganti, al massimo in acciaio oro. come faceva da sempre Ebel, no? Mio nonno disse: ma chi la devi vendere sta roba? ma chi se la comprerà mai? Ma stai scherzando? Ma quanto vuoi investire? No, io ti aspetto fuori, guarda, Senti, non ce la faccio. Nico, ma tuo padre ti ha mai detto le stesse cose? No, No? Era progressista. papà era venendo da progressista, quell'esperienza. sì, Ok. e aveva anche fiducia nel mio spirito di discernimento, Sì. di scelta, anche Certo. il mio saper scegliere in maniera attenta quello che poteva essere un prodotto funzionante, una brand magari nuova da valutare che potesse effettivamente essere vendibile. Forse l'orologeria non era cambiata così tanto da dire ma che mi stai proponendo, Sì. perché lui la conosceva l'orologeria, Sì, no? esatto. A differenza. Per tuo nonno invece era una cosa, Tu pensa che era il futuro, non era aveva idea. un cambio di epoca. Però è anche vero perché l'orologeria a quell'epoca, cioè, era una cosa... Cipolle, orologeria da tasca, Cioè, per sì, chi si se lo veniva- poteva permettere. Forse, secondo te, se tu avessi iniziato a proporre smartwatch, se fossimo andati in quella direzione, forse avresti vissuto... Sì, la stessa cosa di mio padre con mio forse nonno. sì, no? Ma sta roba che ci facciamo, non siamo un è negozio vero. di elettronica, no? Esatto, sì, che è proprio quello che intendevo con gli orologi strumento, sì. E insomma, c'è stato... Anche se poi alla fine hai i brand che tratti hanno iniziato ad introdurre appunto gli smartwatch, Modellistica, come per esempio smartwatch. Tag Heuer. Sì, Tag Heuer, ma anche la stessa Breitling ha degli orologi che sono alcuni anche digitali. E no? come l'hai presa questa cosa? Ma- Di mettere degli oggetti elettronici in negozio? Sai, avendo comunque il polso del mercato, vedendo, informandomi, leggendo riviste di settore, parlando con amici, colleghi appassionati, mi rendevo conto che non c'era niente di cui aver paura e bisognava essere elastici, no? Quindi accogliere una piccola percentuale di questi prodotti. Cioè, anche perché non soppiantavano, infatti. No, ma poi c'era richiesta. Sì. C'era richiesta. E c'era, in che senso Nel senso che comunque è calata tanto. è calata? Ma sì, È stata una novità. in un certo senso e per fortuna è stato un fenomeno. Non è finito, non finirà, di questo ne sono certo, perché è uno strumento che ormai è entrato nella vita di tutti i giorni. Sì, alla Quello. fine ce l'hanno. Ci sono tanti che hanno l'orologio Potrà solo- meccanico e all'altro polso, è una Certo. cosa che... Vabbè, che è un po' da... Però,
insomma, sono gusti. Sai, da dandy miliardario, no? Che c'ha il gadget e l'orologio da... Sì, ma poi veramente sto coso che vibra, vabbè. No, però ripeto e continuo nel dire che ormai è un oggetto che rimarrà nella vita di tutti i giorni e si potrà solo evolvere, non sparirà. Quello è... Lo smartwatch diventerà... Penso già oggi tu puoi pagare con lo smartwatch, sì, lo fai col telefono, una specie di cellulare, cioè. lo fai con l'orologio. Un'estensione di... Ma immagina le applicazioni che ci infileranno dentro, no? Arrivi a casa anziché disinserire l'allarme vicino il telefono, non lo so. Credo che molte cose già esistano. Esatto, controlli da remoto la macchina, non lo so, però è qualcosa su cui ci possono essere un sacco di applicazioni future. Però l'orologeria io... L'ho sempre detto nei video, spesso in molti video abbiamo affrontato l'argomento. L'orologeria, proprio in quanto oggetti, vezzi, no? Gioielli ormai, non sono strumenti, gli strumenti degli anni 60 di cui stavamo parlando. Sono dei vezzi, le collezioni sono appunto il piacere di possedere e di collezionare. Certo. E l'orologeria anche in quanto status... dubito possa mai venire soppiantata. Credo che possa evolversi su se stessa, però soppiantata da una novità la vedo no, difficile. Impossibile, ormai è impossibile, ma soprattutto per una cosa, e non è banale. Ormai il settore, la filiera ha completa e profonda coscienza di sé, cosa che non aveva quando fu invaso il settore dal quarzo giapponese. Sì. Oggi è forte, vale bilioni e sa come affrontare eventuali, quello degli smartwatch anche. Esatto, non è mai stata considerata nemmeno una crisi, ma un imprevisto, pure un po' a cui tante si sono adeguate, altre che hanno completamente rifiutato, superato. Credo abbastanza a ragione. Ma sì, facendo del loro e basta, quindi senza interessarsi proprio al fenomeno. Sì. Tornando invece alla family business, all'orologeria, ti raccontavo di come vendevamo 5-6 euro al giorno, poi è arrivata... Questo qui a Lecce? No, a Bari, ancora a nel Bari? Negozio storico di Bari, sempre in via Sparano, quindi prima ancora che venisse creato questo negozio, prima ancora da tuo papà... prima ancora che i due fratelli si separassero, eccetera. Ed era un fenomeno che mio nonno sorprese molto positivamente. Poi, ritornando al discorso che mi facevi, se mio padre avesse vissuto le stesse sensazioni con me, ti posso dire che per fortuna no. Un po' perché aveva avuto modo di insegnarmi piano piano. Cioè, man mano che facevamo le fiere di Ginevra e di Basilea, ti ha indirizzato, insomma, sapeva succedeva così. E io magari pure malvolentieri. Perché ero un po' giovane, volevo fare altro, divertirmi, dedicarmi ad altro, ecco, piuttosto che andare col papà alla fiera di lavoro, no? Invece e oggi... poi da adulto invece sai che era la cosa giusta e bella da fare. Esatto, oggi mi rendo conto di che valore avessero quei momenti in cui lui mi diceva, andavamo all'appuntamento, non so, da Giselle Lecoultre, da IWC, sto scegliendo questi modelli, che ne pensi? No? E dicevo, che bella questa cosa di coinvolgerti. Bello questo, sì, ma... troppo costoso, ma non ti preoccupare, c'è sempre un cliente per un certo tipo di orologio, se poi pensi di non averlo, quell'orologio non lo prendi. Quindi mi dava queste piccole pillole volta per volta, fino a quando poi a un certo punto mi metteva alla prova, qualche anno dopo, sempre accompagnandolo, diceva, beh, questi li ho scelti io, scegli tu qualcos'altro. Ma se poi sbaglio, poi vedremo che fare, dai. Però scegli. Ti dava la responsabilità di fare delle scelte. Sì, che io chiamo, ancora meglio, l'opportunità di sbagliare. Certo. Perché solo così impari. Se stai sempre nella campana di vetro, no, faccio io, tu guarda, e tu non prendi mai il rischio. Senti, e quando commettevi degli errori? Mi diceva, vieni che ti devo far vedere una cosa. Magari io stavo, non so, all'università, sì, vai, quando vengo il prossimo weekend, perché studiavo a Milano, scendo, arrivo il lunedì, papà, dimmi che mi devi far vedere, vieni, andiamo in orologeria. Apriva il cassetto, te lo ricordi sto orologio? Io, sì, questo era quello che ho scelto io. Questo è quello che hai scelto tu 2 anni fa, te lo ricordi? Sta ancora qua. Quindi
non sei riuscito a venderlo tu? No, forse non è piaciuto a nessuno. Non avevate il cliente giusto. Magari. Però sì, l'opportunità di sbagliare la vedo come una cosa che pochi hanno la fortuna di avere. Provare, sì. Perché sbagliare protetti dalla saggezza e dall'esperienza del proprio papà o comunque dal proprio maestro, che a volte non è il papà. Io ho anche avuto un maestro che non era mio padre nella mia professione. Il tuo mentore. Il mio mentore o cosiddetto Dominus. Ecco, sbagliare sapendo che c'è qualcuno che risolve, non tutti hanno questa fortuna. E quindi la capisco. È anche una fortuna, sì, perché devi avere quel qualcuno che risolve. Sì. Poi, no? Cioè devi avere quella leggerezza di poter sbagliare. Certo. Per farlo, altrimenti è facile andarsene anche un po' nel panico. Sì. Ti ricordi quella domanda che mi hai fatto tu nell'ultimo Talk Café? Quando mi hai chiesto, c'è un orologio in particolar modo che ti è dispiaciuto, sì, che avresti come voluto, no, quel reverso scheletrato in platino? Sì, come no. L'avevi scelto tu? No, quella fu una delle scelte di mio padre. Ah, ok. Ovviamente nessuno è infallibile. Lui credeva che l'avrebbe venduto. E poi non ci è riuscito. In quel caso le parti si sono rovesciate, sono stato io quello che ha risolto. Lascia perdere poi a malincuore perché è un orologio che avrei voluto ancora avere oggi nelle disponibilità dello stock. Però poi col tempo chiaramente si arriva a un punto in cui dal metterti alla prova gli anni passano. E sei anche un po' alla pari. E sei tu che devi fare le scelte. L'allievo... Ah, ok, in quel senso, certo. E sei tu che chiedi sei tu che hai la responsabilità a un padre che ti dice fai. Io mi faccio la chiacchiera col brand manager, certo. Mi prendo il caffè, sto vicino a te, ma so che farai bene, no? E l'allievo che supera il maestro è mai successo oppure non ti senti... Aspetta, bisogna vedere sotto che punto di vista, è difficile superare mio papà. In quel senso bisogna vedere sotto che punto di vista. Lui è... Ma in generale nella gestione, Allora, guarda, io mi ritengo una persona abbastanza umile, non posso ancora darti una risposta. È troppo presto. Si vedrà. Si vedrà. Posso solo dirti una cosa però. Non credo che mio padre abbia mai venduto un orologio da 400.000 euro. Io l'ho venduto. C'erano all'epoca gli orologi? Sì, vero. Sì. Però i 400.000 euro di oggi certo. magari all'epoca erano, non so, i 150 milioni. Certo. Però sì, c'erano... E c'era anche quel mercato. Per esempio... L'orologeria non era così diffusa e radicalizzata. Valentin Piaget stesso diceva: c'è un cliente per ogni tipo di orologio che viene prodotto. Anche se qualcuno pensa sta roba non la comprerà mai nessuno, ci sarà qualcuno che comprerà quell'orologio. Assurdo pensarlo, se vedi quello che viene prodotto oggi, eppure c'è sempre qualcuno. C'è sempre, sì. Quindi... se lo dice Piaget non certamente posso... Ascolto, apprendo. Sì, lo diceva Valentin Piaget. Sì. E a proposito di questi orologi così costosi, non soltanto costosi, anche non strani, ma fuori dagli schemi, ecco, sì. Dai, diciamo così. Sì. Mi riferisco in particolar modo agli indipendenti, sì. Hai anche un caro amico che se ne occupa. A te quanto piacciono gli indipendenti? Allora, come fenomeno mi fanno impazzire, mi piacciono tantissimo, mi piace seguirli, leggerne, quando ho l'opportunità anche toccarli con mano. Queste sono cose che faccio raramente, se ho l'occasione, quando passo da GMT a Milano, dai miei amici Jacopo e Mattia Corvo. E sono stato lì per un altro appuntamento con una marca in primavera, mi sono passato a dare uno sguardo a quei pochi journ, perché non ce ne sono quasi mai, e quelli che ci sono venduti, certo. Disponibili. Mi hanno fatto vedere degli MB&F, mi hanno fatto vedere dei Moser con dei quadranti da sogno. Bellissimo. E dei movimenti ancora. A me piace molto anche De Bethune, come sta lavorando, soprattutto la bellezza dei quadranti. De Bethune è un fenomeno che io ammetto di conoscere molto poco. So che anche io, in credo ci sono 2 punti vendita in Italia. Non ne ho idea. E le robe che fanno sono da studiare, non sono orologi che puoi giudicare appena li vedi. Devi per forza approfondirli. Sì, perché io li ho capiti dopo averli guardati un po'. Da vicino? Sì. Perché all'inizio sono anche un po' troppo strani. Qualcuno ha la forma dello scudetto di Star Trek. Sì, ecco, quello ho visto. Hanno questo aspetto uno degli ultimi che ho visto spaziale. sì. E poi questo quadrante con delle
quel blu smaltato con quella lavorazione sembra una galassia. Sì. Quella credo che fantastica. quando Moser non è da meno. Moser è incredibile. Quando vedi quel tipo di effetto che sembra una galassia, quella generalmente è l'avventurina. L'avventurina. È una pietra che ti simula, anche Audemars Piguet su un tondo. In molti hanno usato l'avventurina. Sì. Bellissima quella pietra, tra l'altro. A me piacciono molto le pietre nei quadranti. Sì. L'onice mi fa impazzire. E l'onice quel nero profondo. Molto chic, sì. Ma anche la malachite, l'occhio di tigre, sono quelle più usate. Il lapis, sì. Ma se ne usa di tutti i tipi. C'era chi... Piaget stessa era famosissima. Quanto sta tornando Piaget? Su Piaget, la puntata. Quadranti in corallo, di tutto. Sì. Usavano di tutto. Sì, oggi in questo settore si utilizza qualunque cosa. Senti, però prima prendevamo il caffè e ti guardavo l'orologio di cui abbiamo già parlato. Sì, questo è quel finissimo... Questo è quello lì per i 100... I top 100 partner di Bulgari al mondo. Questo è quello che ti raccontavo la volta scorsa. Ecco, questo... Posso vederlo? Assolutamente. Questo blu non è lo stesso blu che ritrovi nel finissimo... Sì, è un blu, mi dicevi un blu... Ma guardalo, sembra... Non so, sai quando c'è quel raggio di luce che penetra l'oceano, no? Sì, è un blu particolarissimo. Non saprei neanche se chiamarlo blu o una specie di petrolio. Però è blu, tende al blu, non al verde. Blu nero, è troppo bello. Bellissimo. E questo calibro oggi non c'è più. Il manuale. Sì. A me piace un sacco. Sì. Calibro spettacolare questo. E qui di lato, Strategic Partner. Bello, bellissimo. No, questa è una cosa che mi fece un sacco felice, guarda. Non ti ho mai raccontato di come l'ho avuto questo orologio, cioè ti ho detto che ce l'ha regalato Perché? Però no, come l'hai avuto? Eravamo stati invitati a questo evento internazionale appunto per i top 100 partner di Bulgari al mondo a Dubai e poco prima, qualche mese prima, Bulgari aveva inaugurato questo nuovo hotel spettacolare, una cosa divina, meraviglioso. Io e mia sorella... Da Emirati. Sì. Io e mia sorella entriamo in stanza mozzafiato, e vediamo ai piedi dei nostri due letti c'erano due buste bulgari poggiate e diciamo, vabbè, questi erano i gift di benvenuto classici che ti danno le aziende. Vediamo. Apriamo e troviamo due astucci con dentro due orologi. Io questo. Tu questo? E mia sorella un serpente in acciaiolo con diamanti. Con diamanti. Cioè non due cose. E quindi che cosa avete fatto? E faccio, vabbè, ci guardiamo e faccio, ma questo è un errore. È un errore. Perché non c'erano bigliettini. Ok. Caro Nicola, cara Elisabetta, questi sono per ringraziarvi della collaborazione. No, chiamiamo la nostra referente, Claudia, quella che allora era il nostro agente, e diciamo, Claudia, ma siamo entrati in stanza, ma abbiamo trovato due orologi, qui sicuramente era per qualche vostro ospite, è un errore. E lei fa, no caro, quelli sono per voi, anzi, metteteli questa sera alla cena, mi raccomando, vogliamo vederveli al posto. Felicissimi per una cosa del genere. Senza parole, scioccato. Chi fa più oggi cose del genere? Le fanno ancora, o qualcun altro le ha mai fatte cose del genere? Allora, le ha mai fatte, sì. In passato le hanno fatte in tanti cose del genere, ma Bulgari soprattutto è sempre stata così. Papà aveva 2 o 3 orologi di questo tipo che gli sono stati regalati nel corso dei forse 30 anni, 40 anni di collaborazione con Bulgari. Uno addirittura fece impazzire così tanto un cliente che gli disse, vabbè, senti, tieni. Se lo tolse da e gliel'ha venduto a un prezzo ovviamente... Usato. Sì, da amicizia, no? Pur di farlo felice, anche perché era inciso sotto a Mario Mossa, no? Okay. Oggi, ma già da qualche anno, no, non se ne vedono più di cose di questo tipo. E diciamo che è raro trovare un'azienda oggi che riconosca il valore reale di un partner e lo voglia gratificare o omaggiare di un pegno di quel rapporto, no? di un dono di quel rapporto. È più facile che magari oggi ti dicano no, puoi averlo però a delle condizioni migliori, no? Cioè, tipo, devi comprare, devi fatturare. Sì, insomma. Sì. L'industria tutta è diventata oggi un po' più lavoro e meno... Un po' meno romantico forse. Sì, no? Bravissimo, un po' meno... C'è meno riconoscimento del valore umano. Mi viene da pensare dalla dolce vita di cui stavi parlando prima,
via Vittorio Veneto, Roma, Piaget, a cose forse un po' più snaturate, un po' troppo materialiste di oggi. Più materiali, più asettiche, un po' più incentrate questo è il lavoro, concentriamoci sui numeri. E poi i numeri forse vengono da soli, no? Se si lavora sull'aspetto umano. Io ne sono testimone. Completamente d'accordo. Sì. Cioè, lì dove vengono lo stesso i numeri, forse vengono anche meglio. Vengono meglio. Lì dove viene gratificato il valore umano, il rapporto relazionale, la partnership, perché partnership deve essere a tutto tondo, non soltanto partnership significa dividersi oneri e onori. Certo, esatto, non solo quando le cose vanno bene. È chiaro che dà dei frutti decisamente più consistenti e più soddisfacenti. Certo, però è anche una catena, una naturale conseguenza quella di che le cose non vadano necessariamente bene se la partnership non funziona anche sotto l'aspetto umano. Per me è una naturale conseguenza. Sì. Meglio si lavora assieme e più frutti si possono portare, e non sto parlando di numeri, di soldi, sto parlando proprio di relazioni. Assolutamente, relazioni, comunicazioni, proprio intesa su più livelli. Certo. È proprio indubbio che sia così, Ale. No, volevo salutarci perché siamo già... però volevo... Sì. No, per la puntata più che altro. Salutarci come? Non lo so, volevo... Non c'era un'altra domanda che mi volevi fare? No, erano questi due, Piaget e indipendenti. Ah, ok. No, qualcosa d'effetto, sai che poi ci vediamo il mese prossimo. Ce l'ho. Cioè che abbiamo finalizzato la collaborazione con una nuova brand, è ufficiale, non diciamolo adesso qual è. Mario Mossa? Una collaborazione con noi, sì. Ah. No, intendo che stiamo prendendo la licenza di un nuovo marchio. E non ci puoi dire qual è. Ce lo puoi dire nella prossima puntata. Sì, io direi che ne parliamo nella prossima puntata. Davanti a un nuovo caffè. Davanti a un nuovo caffè, magari con qualche modello alla mano anche. Magari, sì, certo. Dai. Non vedo l'ora. Ci vediamo il mese prossimo. Ci lasciamo così. Grazie come sempre. Ciao Ale, grazie a te.